abbiamo iniziato questa indagine finanziata dalla nostra amica Nidaram, Tartaria. Elena ride perché questa parola è fatta apposta per mettermi in difficoltà. Pensavo a quella prima che dovevi aggiungerci. Verde Ramarro Tartaria. Grande. La grande Tartaria. Che bricconcelle. Adesso vedi dove vi faccio andare. Così la pagate. Nidaram ha avuto questa bellissima idea. Iniziamo. Connettiamoci all'argomento, a quello che è successo. Non so neanche se chiamarla storia, perché cos'è la storia? Adesso lo vedremo. 5, 4, 3, 2, 1. Prima di tutto facciamo un bel cinema. All'ingresso del cinema c'è la nostra amica Nidaram. Chiamiamo tutti quelli che lei conosce, amici, parenti, figli, marito. Tutti i componenti dei gruppi Telegram che lei segue su vari argomenti, che parlano di questo argomento e anche di altri. Datemi un numero. Chi arriva? Quanti arrivano? Eh, 347.000 persone. Monica? Sì, pochino di più, sì, però circa sì. 355 me ne è venuto. Vabbè. Però ho visto che alcuni si sono fermati fuori dal cinema un po' a litigare fra di loro. Se entrare oppure no? Cioè, già non so come dirti, ma io la penso così, io la penso così. C'è qualche scaramuccia di questo genere. Allora, un attimo, nel cinema non si fanno proseliti e si dice che le cose stanno così, si danno informazioni. Si gode della vostra visione in eterico, che non dice è così, dice ne vediamo questo, prendetene atto, fatevi le vostre considerazioni, ricerche, percorsi, quello che volete. No, anche perché così rispondo ad alcuni commenti dei video, ma voi dite che no, noi non diciamo che. Noi abbiamo questa visione in questo momento, in questo istante, oggi, in questo momento, a questa ora. Poi fatevi voi le vostre considerazioni. Va bene, chi è fuori, chi è dentro, chi è dentro prende una VIC, che non è un'imposizione o chissà che cosa, è una bella iniezione di vibrazione, un po' di informazione e tanta consapevolezza. E ce n'è tanto bisogno, perché oggi parliamo di un argomento che mette in discussione tutto. Chiamiamo l'archetipo della storia. Io amo la verità, odio i raccontaballe. Ho fatto un cambio di direzione perché in passato collaboravo con una persona che raccontava balle e non mandava. Io detesto le balle. Chiamiamo l'archetipo della storia. Ci hanno insegnato che gli animali preistorici, le ere, l'alto, il basso medioevo, l'anno zero, la nascita di un archetipo, va bene, l'anno zero, il Settecento, l'Ottocento, il Rinascimento, i 1500, pittori. Abbiamo ricostruito la storia attraverso dei dati, scritti, quadri, statue, oggetti. Quanto dell'archetipo storia che abbiamo dentro di noi, insegnatoci a scuola, ribadito nei film, nei libri, nel pensiero comune, è vero. Allora, quando tu hai detto chiamiamo l'archetipo storia, a me è arrivata questa figura molto, no, molto Pomposa.
Sì, no? Sì, sì, proprio no? Che fa scena, che fa dove se passa tutti si spostano, no? Ed è l'archetipo storia e sulla fronte c'è scritto sono tutte storie, ok? Quindi è proprio come se il nome, la parola, indica già una cosa che è travisata dalla verità, già per sé. Monica. Mi è arrivata Sì, a me questa era cosa. venuto tipo un imperatore che passava così attraverso la folla e diceva: Sono un imperatore cantastorie. Eh, mm, Cioè, vedete delle cose praticamente identiche, una mm. roba pazzesca. Una è una signora altezzosa, l'altra è un imperatore, ma di fatto che passa attraverso la storia, ma sono tutte storie. Mm. Ok. Domande spot. È esistito l'alto e il basso medioevo? Nì, nel senso che io vedo solo un cambiamento, un adattamento, diciamo, della maggior parte della massa, ok, delle popolazioni, un adattamento climatico-alimentare, anche un po' imposto, ma come se fosse imposto da fuori, non so come dire. Come se io vedessi questo flusso di persone che passa attraverso quel periodo, ok, con fatica, per le condizioni climatiche diverse dal solito, no? Quindi un certo adattamento sia a livello climatico che alimentare, mi viene da dire, ok? E vedo questo flusso di persone e fuori, da fuori, che guardano come se fosse un gioco delle pedine, ok? Queste due entità che hanno una forma come se fossero due archi così, Mhm, grigio-blu, quasi sembrano quasi di gelatina fatti, no? Un po' questa mhm, consistenza così, che guardano e mandando degli sguardi modificano le pedine e mm. dicono diciamo, ai capi, tra virgolette, a chi comanda, mandano delle informazioni piuttosto con vibrazioni negative, quindi di un po' più di distruzione, di imposizione, ecco. Come si chiamano questi due archi? Proto protostoria. Proto uno e storia Sì, l'altro. Cosa sono? Due entità. sì. È come se fossero legati, adesso non mi viene il nome. ehm, Dietro vedo tutta una struttura, allora è come se fosse un insieme di fulmini, ok, saette, che poi diventano questi due archi che sono l'entità che arriva dal secondo universo. Secondo universo, tutte e due? Mm. Monica. Mm. Provo a dirla così, però non so se è esatta. Siccome quando si parla di Medioevo si fa sempre riferimento come anno 1000, no? Cioè l'informazione che mi arriva è che in realtà cioè non c'è il 1000, l'1, Mhm. che quello è stato messo poi successivamente dalle entità, facendoci credere che la storia avesse 1000 anni in più. Quindi? È il post di un reset, il Medioevo? Mm. Sì, A cavallo anche, forse, c'è proprio quel momento lì. sì. La transizione. Mm. Ok, prima del Medioevo cosa c'era? Ok, vedo come se ci fossero questi soggetti, persone, ok, che da un punto, da una zona piccola, e io la metterei, mi viene proprio da dire in Turchia, non so, mi fa vedere la Turchia, ok? C'è questo tipo gruppo
di persone, ok, che pian piano raccontano, descrivono, mm, descrivono la loro vita, ma vedo proprio come se ci fosse un entusiasmo e una serenità proprio da dentro, ok? La descrivono le persone e pian piano è come se coinvolgessero sempre più persone e vedo che queste poche persone dalla Turchia iniziano a espandersi e raggiungono un raggio molto ampio fino a Asia, Africa, tutta Europa, ok? Diffondono questa vibrazione, questo tipo di vita. Monica. Sì, vita molto naturale, Mm. cioè vedo sintonia estrema, quasi telepatica, tra l'essere umano e Mm. la terra intesa sia come suolo, sia come vegetazione che come animali. Uno stile di vita impostato in questa maniera qua, una conoscenza e una consapevolezza intuitiva, ecco, grande rispetto. Come si chiama questo periodo antecedente il Medioevo? Primo reset che stiamo considerando? Mm. Insomma, mi è venuto Corinam, ma non so minimamente cosa significhi. Io vedo, potrei dirti elica di vita, che vedo proprio come se ci fosse questa forma di espansione che diventa sempre più ampia. Ok, andiamo avanti. Nella storia che stiamo ricostruendo, perché la signora Storia o l'imperatore Storia sono un bugiardo e una bugiarda, sono dei raccontapalle. Mm. Successivo, questo è stato un reset, l'effetto di un Sì. reset. Successivo, poi vediamo chi, come, eccetera. Successivo reset, quello famoso di cui parlano tutti, i libri che parlano di Tartaria, Mm. 1800 circa. Sì, anche a cavallo va, direi quasi quello che dicono, è la data che hanno dato, anche a cavallo dell'inizio del 1900. Gli ultimi, diciamo, residui, gli ultimi strascichi che sono riusciti a portare. Quindi, secondo la visione di Monica, ma lo chiedo a Elena, togliendo un 1, se Medioevo più o meno era l'anno 0, Mhm. questo è 800 anni dopo. Sì. Ok. Quindi in qualche modo l'essere umano, e questo lo possiamo capire molto bene, visto che negli ultimi 40 anni abbiamo fatto passi da gigante, aiutati, non aiutati, ma siamo praticamente passati da popolazione analfabeta a grandi tecnologie, eccetera. Quindi in qualche modo l'essere umano è veloce. Mhm. In 800 anni si passa dal nulla a questo, Mm. ma dal nulla a nulla a questo. Ha una città, ha una civiltà fatta come, organizzata come, Elena. Con le candele, con i cavalli. No. Parliamo Allora, mm, dell'energia. sì, allora, Non dico elettrica, energia. sì, infatti, stavo dicendo proprio l'altra, mi veniva. Quando siamo collegati all'inizio, mi faceva, io sono stata, diciamo, trasportata lì, ok? Quindi posso camminare in mezzo a queste strade di questa città che, diciamo, potrebbe essere considerata come la capitale, l'inizio, la parte più importante da cui deriva tutta questa tecnologia, ok? Posso camminare nelle strade e è come se ci fosse tutto vibrasse a questa frequenza, sempre questa frequenza che vedo verde-blu, verde-azzurro, ok?
È come se tutto ciò che veniva costruito, studiato, progettato, venisse sincronizzato con questa vibrazione in maniera tale che la vita era armonica, era tutto armonico, tanto da portare il pensiero a vibrare in questa maniera armonica e la comunicazione avveniva molto facilmente anche tramite il pensiero, tramite la telepatia. Sì, vedo che allora c'erano tipo delle macchine, simil macchine come forma, ma che viaggiavano quasi un po' sospese, o non lo so, tipo fluttuavano. Ok. E poi però vedo anche i cavalli, ma era più una cosa di come se fossero quasi animali domestici, non so, cioè, andavano con i Di cavalli, bellezza. ma per portarseli con loro, no? Come invece che il cane, non so, ecco. Sì. Monica. Hai detto la parola proprio giusta, la bellezza. Cioè c'è Mm, bellezza e intelligenza divina proprio che mm. sprigiona da tutto, dagli edifici, dalle strade, poi mi fa vedere anche visto dall'alto le città, proprio questa armonia perfetta, c'è una geometria impressionante, sia nella distribuzione degli edifici che proprio nella delimitazione delle città, nelle cinta murarie. Mi fa vedere proprio come se fosse quasi un cielo stellato dall'alto sulla terra, perché vedo proprio le città come se fossero delle stelle, la maggior parte sono stelle tipo a 8 punte. Mhm. E oltretutto è come se ci fosse una forte corrispondenza derivante proprio dalla consapevolezza, corrispondenza fra il sotto e il sopra, Mhm. tra il dentro e il fuori, come se ci fosse proprio un'armonia complessiva. Quindi non solo tutti gli elementi che giacciono sulla Terra, ma proprio una corrispondenza fra la Terra e la volta celeste, fra la Terra e il centro della Terra. Tra Una l'interno dell'uomo unificazione, sì, e l'esterno, Mm, sì. così in alto, così in basso mm. e così via. Ha un nome questo periodo? Cioè gli abitanti di questo periodo come si definiscono? Ma io vedo che Tartari è giusto, Tartaria mi corrisponde. Monica? Sì, poi c'è di mezzo un diamante. Ovvero? Diamantini? Sì, qualcosa di simile. Diamantini. Tartari diamantini? Mm. Mhm. Mm. Aurici anche, come si dice? Aurei? Sì, aurei anche. Perché in questo sottosuolo mi fa proprio vedere tutte queste risorse qua, Mm. queste risorse minerarie. E quindi come se loro si sentissero profondamente connessi sia alla volta celeste, sia proprio anche a ciò che c'è dentro la terra, sotto la terra. Sì, proprio questi due elementi, diamanti e l'oro, sono importanti proprio per mantenere questa sincronia, questa armonia energetica vibrazionale, Mm. proprio a livello fisico di composizione, proprio loro, sì. Ok. C'è stato poi un reset. Ah, Quanti anni fa? Perché non è inutile che vi dica nel 1000. Quanti anni fa? L'ultimo reset è questo? Quello che mhm. cancella questa Sì, civiltà? Sì, sì, sì. Ragazzi, viviamo in un mondo di babbo. C- Non esiste niente di direi vero. 100, 120 mi viene. 100, sì, 120.
quindi 900, primi del 900. Sì. Secondo me un po' più indietro. Quanto più indietro? Mi dice quello che per noi potrebbe essere plausibilmente 1840. Però circa, siamo lì. Guardalo, 50. Elena. Sì, è come se quello che dicono 1903 fosse, vedo tipo l'ultima torre energetica funzionante. Ecco. Ed è un processo che inizia nel 1840, Sì, probabilmente 60 anni prima. Ok, analizziamolo velocemente. Come viene ottenuto? C'è un film sottovalutato dai più, Dark City, in cui praticamente si mette in piazza tutto questo e anche altro, no? Ci sono gli uomini del tempo, c'è la flat earth, no? La terra piatta, c'è il fatto che questo è un plastico, no? Un set cinematografico, ci sono delle entità che ridono e gestiscono questo set, c'è la questione del terzo occhio, vabbè, c'è la consapevolezza, c'è l'uomo Dio, e c'è a mezzanotte la città buia, perché vive nel buio della consapevolezza, a mezzanotte tutto si ferma e i palazzi cambiano, ci sono dei piccoli reset, per cui chi era ciabattino si sveglia imprenditore, chi era donna si sveglia uomo, chi era uomo lavapiatti si sveglia l'edicolante di una certa età. Quindi anche la metafora delle vite precedenti, delle vite parallele, delle vite su vite. Cosa avviene? Allora, in questo reset non era possibile fare questo, far sì che la persona da una notte con l'altra si svegliasse con una consapevolezza molto minore, quindi non ha potuto innescarsi questo. Quello che è potuto accadere è l'utilizzo, scusami, di alcuni tipi di frequenze, vedo selettive, delle vibrazioni che hanno prodotto vari scenari. Quindi in alcune zone terremoti, in altre tsunami, in altre cedimenti del suolo. Poi vedo altre frequenze, vibrazioni, chiamiamoli così, che sono riusciti a effettuare una sorta di selezione, non colpire gli edifici, ma colpire, quindi disintegrare gli esseri umani. Una molteplicità di queste situazioni che hanno prodotto questa liquefazione del terreno, abbassamento di alcuni edifici di qualche metro e per altre città completamente invece interrate, no? Perché tipo dove c'è stato lo tsunami, queste completamente sepolte e infatti ancora ne scopriamo di recente, no? Che esistono delle città completamente sommerse. Elena? Sì, vedo anch'io questi due aspetti. Allora, uno prima hanno cercato dall'esterno di agire diciamo, sulle persone, no? Quindi di fare un po' come avevano fatto nell'altro reset che abbiamo guardato, quindi instillare in alcune persone determinate volontà e determinati pensieri, ok? Per cercare di abbassare le vibrazioni e portare le persone a fare delle azioni negative, tra virgolette, no? Che vibrano basso, per portare alla dismissione di tutta questa armonia. Non vedo che ci riuscivano molto, nel senso che essendoci questa armonia perfetta, è stato difficile intaccare in questa maniera e quindi hanno agito poi proprio sulla parte fisica della Terra, no? Quindi vedo anche come se venissero lanciati dei sassi enormi
dal cosmo sulla Terra, quindi dell'esplosione dei un crateri. attacco su più piani. Sì. Quindi il fango, palazzi interrati, è questo. Sì. Orfani. Vagonate di orfani. Posso dire una cosa che adesso mi arriva, che è praticamente la bandiera della Tartaria, che è questo grifone, no? Mhm. Quindi alla fine è una sintesi di quindi testa d'uccello e corpo di leone. Mi fa vedere come se alcuni soggetti umani avessero stretto una sorta di sodalizio, di patto con queste due entità. Falco e leone. Sì, falconiformi e felinoidi, ok? Ed era comunque una sorta di scambio. Poi, come se nel corso del tempo ci fosse stata un'accelerazione animica degli esseri umani e per cui queste entità falconiformi e felinoidi iniziavano ad essere troppo in svantaggio, a rimanere troppo indietro e non poter più prendere quello che volevano prendere. Mm-hmm. Però non so, cioè come se poi cosa succede? Che aspetta, Cioè, questi stanno diventando troppo vicini alla sorgente, troppo vicini sono troppo liberi. Sì, però adesso viene un altro simbolo, no? Che è tipo quello che adesso usiamo noi per la benzina, il gas, che c'è questo cane, sai che c'ha la lingua di fuoco. Della No? Eni, sì. E l'altro simbolo, tipo di tutte le farmacie, c'è il serpente intorno alla croce. Ecco, come cioè, se questa fazione, facciamo Nita si è cani, divisa. rettili, che rappresentava, sì esatto, l'altra fazione, reclamasse maggiormente questo reset. Quindi un attimo, quello della benzina è il cane. Sì, Canidi. Infatti, vabbè, adesso tutta una foto arriva, no? Adesso il nanerottolo che portava sempre il cane Dudu. E lo esaltava oltremodo, no? Cioè, in maniera abbastanza insensata tutta questa esaltazione, no? Poi c'è stata anche una politica della destra che era tutta cani. Non so se no, però ok, qualcuno lo capirà. Okay. Sì, ok. Il rettile stava Sandino. Il rettile, no? Va bene, ok. Quindi come se il regno lì, in cui tutto sommato per un periodo di tempo c'è stato un buon compromesso tra umani e felinoidi / falconiformi, è stato considerato comunque fallimentare. Quindi è arrivato questo poi nuovo regno dopo il reset. Molto interessante come visione, è molto coerente. Sti orfani, allora, quello che mi viene da vedere, anche qui una situazione non omogenea, per cui tipo, essendoci questa grande armonia, questo grande equilibrio, organizzano tipo in diversi paesi come una specie di festa dedicata solo ai bambini. Quindi hanno la possibilità di riunire i bambini in determinati luoghi e separarli dagli adulti, ok? Quindi molti dei bambini vengono, tra virgolette, messi in salvo, anche se non tutti. Vengono creati in laboratorio altri bambini ibridati con questi rettili canidi che tanto poi si sarebbero mescolati agli altri bambini, no? Incrociati con gli altri bambini, quelli umani. Elena? Sì, io vedevo proprio che dopo la distruzione, diciamo, delle città proprio fisicamente, ok, sono riusciti quindi a togliere questo equilibrio e sono riusciti a colpire la parte più grande della popolazione, ok, proprio per fare questa cosa che diceva Monica, no? Quindi tenere i bambini per poterli ibridare con altri bambini
i loro bambini, tra virgolette, e quindi poi creare una popolazione come che volevano loro, no? Quindi con le loro caratteristiche. E sono riusciti quindi a colpire la parte più grande, quindi vedo adulti e anziani, ok, con come se venisse mandato una roba simile adesso, secondo me, però proprio mandato nell'aria una vibrazione, un segnale che li spegneva. Proprio li vedo che si spengono. È come se i bambini fossero più bassi, no? Una fascia invece più alta erano adulti e anziani, e questa informazione di Frequenza spegnimento, esatto, era sintonizzata sugli adulti, esatto, più in alto. cioè Mm. sugli adulti che perivano e sui bambini Sì, che alcuni si addormentavano, ma in qualche modo. Beh, è sì, studiata molto bene, sì. studiata molto molto bene. Foto di città deserte, perché, Elena? Chi ha fatto quelle foto? Anche dipinti, anche disegni, anche di serigrafie. E io eh. vedo dei bambini un- quasi adolescenti, più, non so, vedo dei geni molto intuitivi, molto... Vedo questo ragazzino che gira, molto spaventato, un periodo molto di spavento e di dolore, no? E poi come se si risvegliasse e capisse che doveva in qualche modo portare queste informazioni oltre. Monica? Posso aggiungere Sì, una vai, vai, cosa? vai, vai, vai. C'è un libro che ho letto anni fa che è praticamente questa roba qua, si chiama La strada, Mhm. dove c'è questo bambino che rimane orfano da solo, chiuso dentro in una, diciamo come se fosse uno scantinato di una casa crollata, che viene, diciamo, soccorso da un uomo, e rimangono loro due a sopravvivere in questa chilometri e chilometri di città devastate, e mi ricorda molto questa immagine qua. The Walking Dead inizia così, è una serie televisiva Ah, un po' del cavolo, anche tutta questa, è vero, anche questa cosa eh sì, degli gli zombie zombie. che creano la fine del Mm. mondo, può essere collegata. Monica, cosa hai da dire su questo argomento? Che alcune foto vedo che sono state scattate da dei rettiliani, dove sappiamo che c'è una sorta di obbligo all'interno della Mhm. Matrix di rivelare dei pezzi di verità, per cui le foto le hanno dovute scattare e poi trasmettere ai posteri, diciamo. Io sono convinto che questo obbligo sia negato al fatto che di fatto i rettiliani sono nostri, li abbiamo creati noi, Anch'io, siamo sì. noi che ci diamo degli indizi. Mm. Loro se la raccontano come la regola universale del permesso, del sì, bello, tutto bello, ma io voglio salire in alto. Volevo fare una domanda sciocchina, se vogliamo, ma anche divertente. Prima di questo reset, nel regno di Tartaria, chiamiamolo così, o della grande Tartaria, come volete voi, c'è la PS incarnata di Monica, di Elena, di Nidaram e mia. Sì. Sì, Chi sì. siamo? Monica. Mm, Intanto veramente i registi di ogni cosa siamo noi, eh. Poi noi parliamo di rettiliani e tutto, ma i registi supremi siamo noi. Mm. E l'unica cosa, io non ci vedo insieme, Mhm. cioè ci vedo incarnati, ma Anche io non mi vedo insieme. Anch'io, Eh, infatti, anch'io. siamo Mm. distribuiti proprio in posti diversi, Vai. come Cosa in fa luoghi Nidaram? iniziale di questa Tartaria, che è amplissima, no? È veramente molto estesa. Per Mm. esempio, a te io ti vedo tipo in Romania, Bulgaria. Io? Eh sì, tu Ah, sei nella parte di conquista nuova, perché questo impero si stava estendendo sempre di più verso l'Europa, mhm. e quindi te ti vedo proprio come elemento chiave lì, nel nuovo. Nidaram pienamente Turchia, e Elena io la vedo in Giappone, più o E, meno. e tu?
quel che poi oggi per noi è Giappone, è in Ucraina. Ale! Elena. Sì, anch'io molto sparsi. A te ti vedo, mi apparivi, diciamo, in questo palazzo, grosso palazzo, dove dirigevi, diciamo, l'organizzazione della società, tra virgolette, di quella città lì, nel senso che eri l'addetto a riarmonizzare dei piccoli squilibri energetici, ma si trattava solo di di squilibri energetici, le persone non litigavano, non so, non c'era proprio. Era magari un rallentamento perché c'era uno squilibrio e il tuo compito era proprio quello di risistemare questi disequilibri. Cosa faceva Monica in Ucraina? Lei la vedo in cima a una di quelle torri, di quelle antenne, che è come se lei invece appunto sincronizzasse con la sua vibrazione le vibrazioni delle antenne. Mi viene questa cosa qua. Nidaram la vedo invece proprio la vedo con dei bimbi incontrava gruppi di bambini in strada, tipo faceva dei gruppi, tipo di gioco lezione, in cui gli insegnava proprio a manovrare l'energia, le vibrazioni, in tutti i sensi, a 360 gradi. E tu? E io mi vedo tipo invece a gestire una grossa distesa di fiori, mi viene da dire. Vari tipi di fiori. Sì. Controllare questa enorme distesa di fiori erano utilizzati proprio anche come parte di alimenti, come medicinali, ecco questa cosa qua. Sì. Sai che cosa avevo visto io di Elena? Tipo che suonava un organo. È come se queste vibrazioni del suono le vedevo proprio andare dentro l'acqua, perché c'era lì il corso d'acqua vicino, e questo corso d'acqua che va ad alimentare questi campi fioriti di cui lei parla. Mi viene questa domanda insana. I Crystal Buster di oggi esistevano? Assomigliavano a qualcosa all'epoca? A me la canna, per esempio, dell'organo, no? Mi richiama il Crystal Buster da un certo punto di vista, e il fatto che si mette in correlazione con un certo tipo di materiale e che si collega alla Terra, perché comunica proprio elettromagneticamente con l'energia della Terra, sia Terra-cielo. del cielo, sì, esatto. Le canne di bambù ripetono l'organo, poi i cristalli, un po' il diamante e il rame e l'oro. E utilizzavano tantissimo questi organi, come diceva Monica che suonavo l'organo, ma lo vedo in tantissime costruzioni, soprattutto in quelle che possiamo paragonare oggi, mi viene da dire, erano tipo delle centrali elettriche strane, non so, però erano questi posti che erano accumulatori di energia. Ok, avevano questi enormi organi che coprivano intere pareti, anche 3 o 4 in una stessa stanza. Ok, energia gratuita? Assolutamente. Sì, assolutamente. Pulita e fortissima. Sì, Molto pulita. cioè, Giganti perché? Oh, scusate. Sono foto e foto e foto che nessuno ha visto, che girano solo nei canali di Telegram, non vedo perché. Non vedo perché dobbiamo vivere in un mondo di bugie e di informazione nascosta, e appena qualcuno trova qualcosa di interessante, è un complottista.
di foto e foto e foto di uomini e donne, nobiluomini, nobildonne, sempliciotti, contadini, con sempliciotte e contadine, alte almeno 2,5 metri, 3, rispetto a uomini alti 1,60 m. Perché questa differenza? Perché ci sono uomini grandi. Allora, quello che a me arriva è che è come se fosse stata una traduzione fisica della consapevolezza, come se la grandezza, meraviglia e divinità dell'essere umano fosse letteralizzato, ok? Quindi proprio concretamente le dimensioni fossero grandi. E infatti i palazzi erano così grandi, le maniglie e i battenti collocati così in alto, proprio perché di fatto erano fatti per la loro misura, della misura degli esseri umani che avevano acquisito una così grande consapevolezza, una così grande capacità di comunicare con il tutto, di percepirsi uno. Elena. Sì, io vedo appunto questa doppia esperienza, nel senso l'esperienza di essere in un corpo più piccolo e l'esperienza di essere in un corpo più grande. Ok, infatti ci sono ancora dei portoni, no, enormi che dici, Madonna, perché hanno fatto queste cose? Che se si guardano hanno anche dei portoncini più piccoli inseriti, quindi era proprio questa duplice esperienza insieme che rendeva il tutto completo. Quindi più consapevoli più grandi, meno consapevoli più piccoli. Sì, Oggi però se un un uomo, passaggio. avevo visto una volta un uomo nell'Oriente, mi sembra, che per dei malfunzionamenti genetici, dicevano, soffriva di gigantismo e quindi era alto 2,20 m, 2,30 m, un malato cronico, stampelle, difficoltà nella deambulazione, ma già intorno ai 30 anni, quindi non in avanzata età. Come a dire, mi viene da chiedervi che le condizioni vibrazionali della Terra oggi non permettono la vita di un gigante. Sì, confermo quello che vedo io, Anche credo. perché gli altri erano completamente in salute, i giganti Sì, della grande Tartaria, cioè non c'erano disfunzioni e no. squilibri. Esatto. C'era un ambiente privo di elettromagnetismo negativo in qualche modo, no? Sì, Perché tutto era armonico, sì, Sì. Bene. E anche il rapporto fra i giganti sì, era di profondo rispetto sì. e collaborazione, cioè non c'era una sopraffazione per Competizione. consapevolezza, no, assolutamente. Bene. È saltato l'ennesimo reset. Schwab dice sempre il grande reset, 2012 si dice, o 2022, 10 anni dopo, poi i calcoli sono sempre un po' quello che sono, i calendari sono sbagliati. Allora, quello che vedo io è che ci sarà una ripartenza, ma non è, Al contrario, al contrario, esatto, non ce l'hanno fatta. la consapevolezza sta aumentando, era previsto un reset. Io vedo un reset molto simile a quello che, come dicevo, dove eliminavano, no, le persone con quella vibrazione. Ti dirò, hanno tentato di farlo, mi viene da dire simile con tutta la storia, diciamo, dell'Olocausto, tutta quella cosa lì, no? Tutta quella parte lì, ma non è riuscita, nel senso che quello che sono riusciti a fare è una micro parte di quello che sarebbe servito a loro per fare un vero reset. Quindi è un ennesimo tentativo con un altro strumento che porta la vibrazione a essere molto bassa in maniera tale che le persone non resistano, le persone di una certa consapevolezza, ma non ci sono riusciti, non sono riusciti nel loro intento, nella loro misura. Qualcuno ci rimarrà sotto, ma io vedo che la ripartenza sarà portata dall'animo umano, ma quello vero,
dalla forza della vita della PS. Ma c'è stato un tentativo di reset di questo Sì. tipo Eh, prima dell'epoca dei covidioti, intendo. sì, Perché sì, ti dico l'epoca dei anche covid... dimmi. Olocausto, secondo me, Perché è saltato? è perché c'era già una certa energia vibrazionale della nostra PS, della nostra coscienza. Monica. Sì, hanno usato dei metodi un po' diversi e molteplici, cioè è come se si fossero fatti un'altra idea su come agire per il reset, sia attraverso lo sterminio della popolazione, olocausto e poi adesso i vari sieri magici, no? Però anche una cosa che a loro è cara, siccome alla fine il reset ha come obiettivo la fusione, ok, l'ibridazione. Mm. Loro l'hanno pensato di farlo con dei soggetti già esistenti, no? Attraverso tutto il passaggio del transumanesimo. Perché a loro interessa molto questo, che si realizzi questo. Per cui di mantenere comunque una certa quantità della popolazione e di consentire l'ibridazione con le macchine. Perché? Perché è ritrovare le loro origini. Cioè, loro sono macchine, cioè non è che si scossi tanto da lì la cosa. E il non uscire più da questa cosa, insomma. Sì, Esatto. Però con le macchine non c'è la PS e loro senza la PS sono fottuti. Quindi è un po' inspiegabile questo progetto. È un po' disperato. No, Sperato, perché esatto. deve essere un po' così, perché comunque loro hanno bisogno di attingere alla nostra anima e loro sanno che ci sarà sempre una parte della popolazione che non accetterà questo. È da quella che attingono poi. Le altre le controllano, Sì, secondo me le non è meccanizzano. sufficiente, però c'è una loro illusione. Assolutamente, certo, questo è chiaro. Non c'è ombra di dubbio. Quindi diciamo il periodo di covidioti e pandeminchie varie è già una toppa di un reset. Sì, Il reset quello è saltato. è saltato. Già adesso per la seconda volta, almeno. Solo che adesso puntano molto su un reset mentale. E Beh, i covidioti sono gestibili. Sì, appunto. Assolutamente, Infatti c'è una nuova fazione che sta entrando per controllare quella parte anti-covidioti, diciamo così, no? L'altra fazione rispetto ai covidioti. È come se ci fosse quel ritorno lì dei felinoidi / falconiformi o più in là siriani anche. infatti i siriani, vedo io. Capito? Sì, sono Poi loro. utilizzano i rettiliani come, no, come si dice, come galoppini, no? Però illudendoli di avere Siamo qualche osservati potere. in questo momento. Sì. Soprattutto, sai da chi? Da quelli che vorrebbero portare questa nuova finta spiritualità, finta apertura, finta liberazione. Perché adesso il punto è andare a catturare questi segni risvegliati, ok? Impedirne il risveglio. Vi chiedo velocemente di rispondermi come verità balla. A domande spot. La Terra è tonda? Balla. La Terra è una specie di set piatto simile a una lente a contatto messa in piano su un tavolo? Verità. Sì. Abbiamo una cupola? Sì. Verità. Fuori dalla cupola c'è acqua? Sì. Sì. Non tutta acqua, però. L'idea di questo grande plastico dove ci sono mondi su mondi, 178 plausibili, l'abbiamo già verificato in un'altra sessione, aiutatemi voi sul titolo. L'origine dell'uomo? No. No, quella che abbiamo fatto in 20. Universo 22. Fiamma. Universo Fiamma, brava. È plausibile? Sì. È vera? Sì. Molto simile. Ok. Il gioco sta finendo, il gioco di tutti i reset. Secondo me sì. Ci vorrà ancora un po' di anni, però l'inizio della fine, ecco. Questo è un momento molto è il passaggio cruciale, il passaggio
Decisivo, sì. decisivo. Ok, il set terra è il più interessante e più importante di tutti i 178 plausibili set intorno a noi? Uno Sì. dei più. Diciamo che è quello più dove ci sono le varie sfaccettature tutte assieme, ecco, mi viene da dire. È quello che è il cioè il capitano, quello che traina un po' tutto? Sì. Se questo non cambia nessuno, se questo cambia innesca un cambiamento? Sì. Sì, Abbastanza, sì, sì. perché vogliono, sì, infatti puntano soprattutto a colpire qua, perché è fondamentale. Ok, la PS adesso vuole fare il gioco diverso. Sì, l'esperienza nuova, tutto da un'altra parte, Sì. che E vibra per tutto in un'altra questo maniera. ci saranno tanti addii, perché Mm. le pizze invece che non vogliono fare un'esperienza Ah. diversa si abbandonano. Sì. Quindi tutto torna con l'epoca dei covidioti e con tutti la narrativa dei malori improvvisi, no? Sì. A noi arrivano la quantità giusta di malori improvvisi, ce ne sono di meno o di più? A noi dici noi tre o in A generale? noi tutti, no? No, noi tutti. Ah no, ne arriva proprio una micro parte. Monica? No, forse non ho capito benissimo la domanda. Sai? Cioè, nei vari canali, controinformazione, A noi giunge come informazione. Sì, Oh, sì, ce ne sì, sono una molti di più. piccolissima parte, sì. Sì. ok, potrei chiamare i rettili, i cani, i falchi, i leoni, ma sono solo delle entità. Certo. Ma io oggi faccio una cosa, sì, la vogliono fare anche altre persone, sia che vedono il video, saranno i soliti 4 gatti, sia, questo è uno dei video più importanti che abbiamo mai fatto, ovviamente, perché si parla solo di Tartaria, si parla proprio di tutto quello che è vero e di tutto quello che è falso. Tutte le palle in cui siamo immersi. Tutte. Noi siamo la piramide di Giza. C'è gente che spende, si piglia migliaia e migliaia di visualizzazioni nei video per una cazzata di una piramide di 4 pezzi che doveva servire per. Ma chi se ne frega? Ma ancora gli alieni? Ma siamo ancora gli alieni? Agli alieni siamo. Io decido reset sì o reset no. E io decido reset no. Anch'io. Io creo le mie cose e io ho creato un ad eternum unico. Questo è un ad eternum anti-reset. Pro nuova esperienza, nuovo mondo. Nessuna interferenza può decidere nessun tipo di reset. L'anti-reset. Quindi metto il mio personale ad eternum sulla parola reset per sempre. Non esistono più reset. Andiamo noi dove vogliamo. Sopra la cupola terrestre, ci vedo. Tutti e 4. Anch'io, sì. Io, te, Elena e Nidaram. E tutto il gruppo anche del cinema. Sopra la cupola terrestre, Gruppo Fuego. piazziamo ad eternum. Sì, si può dire sì. Chi ci segue? Vi faccio un esempio. Se uno è fuori perché si è fatto le punturine magiche, la sua PS è fuori, ma la sua PS c'è. Io la voglio raggiungere. Sì, è più, non è, diciamo che ci seguono tutte le persone che non si fanno prendere dalla paura. Diciamo che vedo che quelli che stanno fermi è come se fossero stati raggiunti dalla vibrazione paura. Va bene, ma le PS non hanno paura. Io voglio raggiungere tutte le PS. Siccome questo è il gioco del vero e del falso, adesso c'è il gioco del sì o del no. Questo anti-reset è sì o è no? Ogni PS
che sia incarnata in un corpo che si è fatta siere o che non lo sia, o Mm? che non ci sia, non sia incarnata, o che può decidere, che sia negli Sì. altri mondi o in questo, decide reset sì o reset no. Mm. Continuiamo con la bugia, perché finora abbiamo No, vissuto nella balla totale, o finalmente entriamo nella verità, che poi uno nella verità può anche optare per una decisione del cavolo, ma certo, sì, mi sì. butto dalla Mm, finestra, però almeno vivo nella verità. mm. Non perché la televisione mi ha detto che se mi butto dalla finestra sono figo. Vado nel regno, nel paradiso delle vergini, per esempio. Questa è una balla, questo è un ottimo esempio calzante. Mm. Se fai quella cosa lì, vai nel paradiso delle vergini, dove le vergini sono tutte a tua disposizione. Oh, ci credono, eh? Sì. Sì, sì, ci Credono a credono. una Sì, no, balla. infatti, esatto. Quindi siamo nel mondo delle balle. Sì. Ma infatti alcune anime dicono reset sì, e quelle che dicono reset sì saranno quelle che gradualmente ci abbandoneranno. Sì, Ci infatti. stanno abbandonando o ci abbandoneranno di qui ai prossimi anni. Mm, Rimarranno i reset no. Sì, esatto, sì, sì, sono d'accordo con Monica, vedo la stessa cosa. Che saremo sufficienti in abbondanza per creare la nuova esperienza. Sì. Come si È chiamerà la giusto. nuova esperienza? La nuova terra. Il nuovo plastico. Sì, Sì, New Life. Sì. a me viene il mondo viola. Ok, frequenza di Nidaram, finale. 489 miliardi. Frequenza di Monica, Elena. 981. Mia? 999. Monica, frequenza di Elena. E ha scelto il 9 come numero, 900 miliardi. Ok, vorrei ringraziare Nidaram non perché va fatto, ma perché noi potremmo farle queste indagini, ma organizzazione, tempo, eccetera, ma secondo me quando lo richiede qualcuno è meglio. Lo richiede qualcuno è meglio. C'è più coinvolgimento, c'è più profondità, in qualche modo. Quindi grazie per questa bellissima indagine oggi. Ci sono ancora, Elena, quelle due guglie, quei due archi che chiudono la cupola, Proto e Storia, che la controllano, che gestiscono. Sono stati risucchiati, inglobati nelle norme ad eternum che abbiamo messo. Monica? Esattamente. Quindi finalmente tutto dipende da noi, dalle nostre decisioni, Mm. e non da decisioni, sì, sempre nostre, ma a cui noi abbiamo dato mandato sotto forma di entità. Sì, io vedo proprio che da oggi in poi sempre di più, ma da oggi in poi sarà molto evidente proprio questa, chi rimane ancora agganciato appunto alla menzogna è come se in qualche modo le entità riuscissero a trascinarseli da un'altra parte. Qui non li possono più tenere perché il nostro no reset è molto potente e qui non li possono più tenere, però è come se diciamo energeticamente io vedo che riescono ancora a ipnotizzarli e come zombie appunto farsi seguire da un'altra parte per incastrarli e riescono diciamo a sopravvivere ancora con quell'energia lì, ma da oggi in poi si vedrà proprio, cioè quasi li riconosceremo
a vista d'occhio, ecco, le persone, la differenza. Frequenza della Terra a inizio di questa sessione, frequenza della Terra adesso. Elena. Allora, all'inizio 281, in questo momento è 679. Sì, si abbasserà un po', però in questo momento vedo che è proprio vibra molto alto. Monica. Sì, mi sembra che, non lo so, di sentire una vibrazione di gioia, come se si sentisse compresa, unita, in parte con noi, parte integrante di noi. Va bene. Pronti a tornare? Mhm. Sì.